Salve a tutti, oggi vi insegnerò a dipingere rapidamente dei fiori ad olio. La prima cosa da fare è di mantenere precisione nella forma dei petali e nelle pennellate. Richiede quindi una combinazione di tecniche efficaci e anche una buona padronanza degli strumenti. Ecco alcuni consigli pratici per ottenere dei risultati soddisfacenti. Sicuramente tra le tecniche pittoriche efficaci abbiamo la tecnica one stroke. La tecnica one stroke permette di creare dei petali e delle foglie con una singola pennellata, combinando anche più colori sul pennello per ottenere sfumature naturali. È particolarmente utile per esempio per dipingere dei fiori come rose, tulipani e molte altre tipologie in modo rapido ed efficace. Esiste poi anche la tecnica alla prima, che consiste nel dipingere su strati di vernice ancora umidi, consentendo di completare il dipinto in una sola sessione. È ideale per esempio per catturare l'immediatezza, proprio la freschezza dei fiori. E poi esiste ancora un'altra tecnica che è quella di grasso su grasso, che consiste nell'applicare degli strati di colore sempre più grassi e sempre più ricchi di olio sopra quelli iniziali che sono più magri. Aiuta questo nei dipinti a evitare delle crepe, e queste tecnica è utile sicuramente per dipinti materici. In questo caso io non lo sto facendo, però è utile per esempio se volete fare dei girasoli come soggetto, per esempio. Altri suggerimenti che posso darvi sono quelli per esempio di controllare bene le pennellate impugnando il pennello, come potete vedere, non vicino alla ghiera, ma bisogna tenere il pennello quasi anche alla fine del manico, ci consente un maggiore controllo e fluidità nei movimenti. Sicuramente l'orientamento anche del pennello, bisogna sfruttare diversi angoli del pennello perché ci permette questo di variare le linee, la texture, aggiungendo anche versatilità al dipinto. Io, anche se uso lo stesso pennello, vedete che cerco di usare anche pressioni diverse, proprio perché la pressione variabile consente di modulare la pressione durante la pennellata e aiuta a creare effetti di profondità e di realismo, per esempio anche nei petali. Strumenti consigliati: io vi consiglio sicuramente dei pennelli di setola per applicazioni corpose e pennelli sintetici per dettagli invece più fini. La forma per esempio a lingua di gatto è una forma molto utile e versatile per creare anche petali curvi. Io in questo caso sto lavorando tutto con un pennello a punta di tipo sintetico. Utile è anche l'impiego dei medium, per esempio del liquid, che può accelerare l'essiccazione e anche può migliorare la nostra fluidità del colore. Esso può essere aggiunto al colore prima di venire applicato e facilita praticamente la creazione di dettagli molto più precisi. Per quanto riguarda i dettagli di petali e della composizione, vi consiglio di stratificare anche i vari petali, cioè disegnare i petali tenendo conto anche della loro disposizione e della loro sovrapposizione naturale, e cercate di mantenere delle proporzioni che siano il più possibili realistiche. Ora per esempio vi faccio vedere come si dipingono delle margherite, ve le faccio vedere viste da varie angolazioni frontali e altro. È importante anche considerare i contrasti cromatici, vale a dire utilizzare colori complementari, può essere utile, e accostamenti di tonalità per evidenziare i petali e creare invece della profondità. Vedete qui attorno al giallo arancio io ho messo un blu. Per quanto riguarda i contorni vi consiglio di non farli, o per definire meglio comunque i petali si può aggiungere eventualmente un contorno, ma deve essere un contorno molto sottile con un pennello finissimo, evitando quindi di appesantire tutta l'immagine. Come potete vedere anche le margherite possono essere fatte viste da varie angolazioni. In questo caso vi mostro una margherita che è aperta e quindi non è vista frontalmente. Per chi non mi conosce, mi chiamo Elisa Mariannini e l'arte è sempre stata la mia vera grande passione. Da qui nasce la voglia di presentare e scoprire insieme a voi materiali, strumenti e tecniche, oltre alla storia dell'arte, condividendo esperienze e trucchi acquisiti. La sperimentazione è sempre stata il fil rouge della mia vita artistica. Ciao ciao!